Benvenuti a una nuova puntata di Storie dalla soffitta. Oggi ci avventuriamo in uno dei fumetti più controversi e chiacchierati del panorama erotico italiano degli anni '80. Corna vissute, pubblicato da Edi Periodici. Se avete vissuto quell'epoca o siete appassionati di fumetti vintage, probabilmente ne avrete sentito parlare. Per chi non lo sapesse, Corna vissute è una delle serie che più ha caratterizzato un certo filone di fumetti per adulti insieme alla sua sorella Edi Fumetto. Lanciata nel 1981 da Edi Periodici, casa editrice che negli anni 70 e 80 ha dominato il mercato dei fumetti erotici, Corna vissute si presenta come una raccolta di storie in cui il tema del tradimento coniugale, o più in generale delle corna, viene trattato in chiave umoristica e piccante. Il titolo stesso lascia poco spazio all'immaginazione. Le storie ruotano attorno a situazioni di infedeltà, spesso esasperate fino al grottesco, conditi da un erotismo esplicito che all'epoca era un forte richiamo per il pubblico. Le vicende narrate sono piene di colpi di scena e situazioni surreali, con un umorismo che strizza l'occhio alla satira sociale, in particolare sui rapporti tra i sessi. Nonostante i toni espliciti, il fumetto non si prende mai troppo sul serio, mantenendo un tono volutamente leggero e scanzonato. L'ironia e il ridicolo delle situazioni rendono Corna vissute più un fumetto comico-erotico che altro, una scelta che gli ha permesso di restare in edicola fino al 1999 con ben 174 numeri pubblicati. Gli autori e i disegnatori di Corna vissute purtroppo non venivano sempre accreditati, una pratica comune all'epoca per le pubblicazioni erotiche e popolari. Tuttavia, è noto che molti dei disegnatori che lavoravano per Edi Periodici e Edi Fumetto producevano le loro tavole in tempi record, dato il ritmo serrato delle uscite. Anche le copertine, spesso molto esplicite, erano disegnate per attirare il pubblico in edicola, usando toni fortemente provocanti. Le storie seguono un filo conduttore piuttosto semplice: mariti e mogli infedeli, amanti colti in flagrante e situazioni imbarazzanti che spesso si risolvono in maniera ridicola. Il tradimento è sempre il tema principale, ma la narrazione non è mai pesante, puntando tutto sul paradosso e sull'esagerazione. È interessante notare come questo tipo di fumetti fosse in realtà uno specchio della società italiana dell'epoca, in cui i tabù legati all'infedeltà e alla sessualità venivano finalmente messi alla berlina. Corna vissute è un pezzo di storia del fumetto erotico italiano, che per quanto possa sembrare controverso oggi, rappresentava uno spaccato culturale molto importante. Era il riflesso di un'epoca in cui l'erotismo veniva finalmente portato alla luce anche nei media popolari, trattato con leggerezza e una buona dose di autoironia. Personalmente, guardando a questi fumetti oggi, è facile trovarli datati e in certi casi anche discutibili, ma il loro valore storico nel contesto dell'evoluzione del fumetto italiano non può essere ignorato. Offrono uno spaccato interessante di un'Italia in pieno cambiamento e rappresentano un capitolo fondamentale nella storia del fumetto popolare. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Storie dalla soffitta. Spero che questa immersione nei fumetti di un'altra epoca vi abbia intrigato e vi aspetto alla prossima per altre chicche e curiosità dal mondo della nona arte.